che bello! Watching the sunset. Mare, che bello! Pour a cigarette with my best friend. You didn't know back then what we're knowing now. Ciao a tutti ragazzi, allora ogni anno io condivido su questo canale i posti dove andiamo a farci la vacanza. Penso che è molto utile, questo soprattutto per aiutarti o darti delle idee dove andare o addirittura di risparmiare, perché se magari sei deciso di andare in qualche posto, io te lo presento al meglio e vedi no, questo non fa per me, questo sicuramente vi farà anche risparmiare. Allora quest'anno abbiamo fatto la vacanza a Formentera e per cui direi che è proprio ottimo di condividere il mio pensiero e soprattutto di mostrarvi delle immagini dell'albergo dove siamo stati, il cibo, il mare, la gente, insomma tutto quello che vi può aiutare a darvi una risposta alla vostra prossima vacanza. Allora noi abbiamo scelto questo albergo Rio Palace, è un albergo di una fascia di alberghi di lusso. Ecco, se volete farvi una vacanza così più particolare, più chic, no? Dove hai veramente di tutto, la comodità, la bellezza, la qualità soprattutto, allora sicuramente questo posto farà per voi. Allora io vi lascerò il video dove ho mostrato tutta la vacanza, come siamo partiti, come siamo arrivati in aeroporto, quello che c'è da sapere quando si arriva lì. Allora unica cosa che abbiamo sbagliato è che abbiamo noleggiato in anticipo il traghetto e lo scooter. Questo li potete fare sul posto, anche perché in base all'orario che voi arrivate deciderete, no, quale nave prendere. È molto più semplice di quello che noi pensavamo. Allora questo albergo ha 3 ristoranti, uno c'è un ristorante buffet, un altro classico e un altro con la cucina gourmet. Allora, noi facciamo la vacanza prima io con mio marito, poi andiamo con i bambini. Questo è un posto molto bello, molto caro, però non direi che è adatto di andare con i bambini. Non ho visto un gran divertimento per i bambini. Parlo per l'albergo che ci siamo stati noi. Sì, ho visto dei bambini, ma pochi. Allora, il prezzo di questa vacanza ci è costato 600 euro al giorno per noi due, ma in questi 600 euro non entrava il pranzo, per cui dovevamo pranzare fuori su un altro ristorante, per cui fate il conto anche per pagarvi il pranzo fuori per due e l'ombrelloni con i 2 lettini vi servirà sui 700-750 euro al giorno. Però quando siete lì all'interno vedrete che merita tutto, perché avete la massima qualità in tutto, di servizio, del cibo. Allora guardate, noi abbiamo pagato una cifra così importante anche perché siamo andati nella settimana dell'11 luglio, perché per cui luglio e agosto siamo proprio nel boom, no, della vacanza, per cui giustamente i prezzi sono più alti. Noi ad esempio abbiamo fatto un preventivo anche per fine settembre, che poi non siamo più andati per discorso di tempo, di organizzazione, e vi dico che quando abbiamo fatto il preventivo sui primi di ottobre il prezzo era già calato a metà, anzi ad ottobre ancora di meno. Allora per cui vedete, se volete farvi ecco, un weekend o ad esempio qualche giorno anche ad ottobre, magari sicuramente pagherete molto di meno, però non saprei se sarà sempre stessa qualità del cibo, stessa quantità. Non so se c'è la cucina gourmet aperta, perché non lo so se loro riescono a stare con il prezzo, no, su tutto ciò, perché ripeto, sì, una cifra importante, ma avevi di tutto all'interno. Io adesso vi lascio al video così vedete anche voi, vi fate un'idea. Cammini con la luna dietro. Visto? Non mi pare ancora piena. Siamo partiti di notte perché avevamo l'aereo da Bergamo alle 5:30, per cui ci voleva un po' di ore per strada, 2 ore di strada. Guardate, e adesso a Bergamo, visto che hanno cambiato tanto, fai tutto da solo, basta scaricare l'applicazione e ti pesi le valigie da soli, cioè proprio il sistema ti dice se la valigia può andare avanti o no, cioè fantastico.
Per cui da Bergamo abbiamo preso l'aereo per l'Ibiza, adesso siamo all'aeroporto di Ibiza. Per prendere le valigie bisogna scendere un piano più sotto perché non si trova sullo stesso piano. Qua siamo già in autobus, ecco, preferivo proprio così studiarmi bene, annusare bene questo paese, di entrare proprio in contatto più possibile e mi è piaciuto tantissimo. Di giorno a Ibiza, ragazzi, non vedete house come ad esempio la sera, poco turismo, quello che viene a divertirsi, diciamo, è una vita tranquilla di giorno. Mi ha stupito molto e mi è piaciuto più che altro l'autobus quando fermava per prendere le persone, ecco, veniva quelli ondati di profumi della loro pelle, ecco, mi è piaciuto molto il loro odore, cioè stupendo, proprio una sensazione di calore, di caldo, di sole, ecco, mi è piaciuto. Adesso andiamo a prendere la nave. Allora, noi l'abbiamo prenotata più che altro tutto da casa prima di partire, però potete anche evitare perché anche qua quando arrivate potete prenotare. Ad esempio noi abbiamo prenotato prima da casa, per cui dovevamo prendere proprio quella nave con quell'orario. Ci siamo comunque lasciati un'ora e mezza di intervallo perché dicevamo e se l'aereo arriva più tardi, per cui vi consiglio anche di prendere al momento, non c'è bisogno di fare prima, in questo modo accelerate un po', ecco, questo passaggio per andare a Formentera. Vuoi venire tu vicino allo specchietto? Allora, il viaggio in traghetto da Ibiza a Formentera dura dai 30 ai 60 minuti, ecco, dipende anche dalla compagnia e del tipo del traghetto. È stato anche tutto abbastanza facile perché mio marito parla spagnolo, lui è nato in Venezuela, ha vissuto lì fino all'età di 10 anni, per cui parla spagnolo, capisce tutto, per cui è stato anche abbastanza tutto, no, più pratico. Allora, come dicevo, è meglio di non prenotare da casa il scooter e lo prenotate direttamente dall'albergo, perché noi abbiamo prenotato lo scooter, avendo le valigie io non potevo andare giustamente con lo scooter, no? Per cui abbiamo fatto il viaggio divisi, lui con lo scooter e io dentro in taxi, e abbiamo fatto circa mezza oretta di macchina e siamo arrivati nell'albergo. Siamo arrivati ad albergo, adesso vi spiego al meglio di questo albergo. Rio Palace è una categoria di hotel di lusso gestiti da Rio Hotel Resort, praticamente una catena alberghiera internazionale fondata ancora nel 1953. E loro praticamente sono proprietari di oltre 100 hotel in 21 paesi, per cui sono in varie destinazioni in tutto il mondo, anche in Maldive, Canarie, Aruba, Capoverde, in Messico. Allora, all'interno, ragazzi, come potete notare, è tutto bello perché loro proprio si dedicano soltanto a alberghi di lusso, per cui all'interno potete trovare il meglio, no? Fanno parte di una linea più prestigiosa di hotel resort della catena Riu, offrendo un'esperienza di lusso praticamente. Ecco qua dove avevo mostrato adesso, voi immaginate che quello è un bagno dalla spiaggia. E come dicevo, il pranzo vi dovete arrangiare, abbiamo pranzato su un ristorantino che sta di fronte alla spiaggia, perché il pranzo non ce l'hanno incluso. Quando entrate in stanza trovate già le valigie o display su TV con il vostro nome e il cognome di darvi il benvenuto. Wow! E vista al mare, che bello! Meraviglioso, ragazzi. Vero? No. Bello. E che bella lampadaria qua. Mm? Bellissimo. Che bei colori anche. Madonna, la TV è gigantesco. Vediamo anche il bagno, qua sarà un armadio, giusto?
Sì, cassaforte. Ah, ma c'è anche ferro da stiro, pensa, io me lo sono portato da casa. Andiamo al bagno. Bisogna accendere prima la luce. Ah, eccoci qua. Andiamo al bagno. Bellissima, guarda che grande doccia. Sì. Molto bella, molto originale. Beh dai, sono bravi, Che carinuccio. Ecco, ti puoi fare il tè, però non so se con questo caldo. Ti hanno messo un po' di... Il gabbiano è passato prima, visto? Il gabbiano. Allora, un'altra cosa che ho apprezzato molto quando scendi le scale per andare in spiaggia, ecco, prima passati su questa stanza grande e vi danno ogni giorno gli asciugamani puliti, ma asciugamani proprio di qualità, bellissimi con un bellissimo colore. C'hanno anche la cassaforte sulla spiaggia, però comunque ho notato tutta gente educata, tutta la gente, insomma non ho notato né volgarità né niente. La spiaggia è bellissima. This is a love song by what you think. No matter what happens tomorrow, I just wanna tell you. Ci prepariamo e andiamo a cenare nel ristorante sotto. Un bellissimo ristorante, una bellissima atmosfera. And I'll never, ever give up on you. Come potete notare, un buffet di altissima qualità e prodotti meravigliosi, ma ogni cosa che mangiavi ti incantava, sentivi e ti domandavi, ma io fino adesso cosa ho mangiato? Ecco, proprio la qualità del cibo fantastica, il pesce, e la carne, e poi c'erano tipo un quadrato di buffet, ma con vari tipi di primi, di secondi, c'è una cosa veramente forse anche troppo esagerata. Come vi dicevo dall'inizio, l'albergo ha 3 ristoranti all'interno che potete scegliere quello che vi piace di più e tutto incluso nello stesso prezzo. Noi abbiamo preferito, in base ai gusti di mio marito, anche il buffet, però guardate, questo è il ristorante gourmet, guardate soltanto quanta scelta per un ristorante gourmet, ma li mangiate anche ostriche, anche tutto. Allora, anche la colazione è fantastica, poi guardate quanta scelta per una colazione, avocado. Ragazzi, è una esagerazione, cioè erano proprio, non so, mi sembravano lì troppa roba, però sicuramente erano anche in tante persone e si mangiava tutto. With you, are we big winners yet? I'm reaching for Ecco, la sera anche fantastico, musica viva, DJ, ti mettevi qua su questi divani così o giocavi a carte o ecco, stavi semplicemente in compagnia a parlare con qualcuno, fantastico. Ecco, come potete notare l'albergo è posizionato, che voi fate le scale, scendete e trovate qualcosa, scendete e trovate qualcosa. Ad esempio qua a destra, proprio di fronte al mare, c'è il ristorante dove noi pranzavamo a mezzogiorno, che non è compreso al prezzo.
Ecco, anche qua un cibo fantastico, buono, tutto il pescato vi dico che è di ottima qualità, di altissima qualità, c'è proprio un sapore dolce fatto al momento buonissimo. Ho apprezzato anche, facevano vari cocktail, anche quelli non alcolici, ad esempio se non armati con vari spritz, ecco, ad esempio noi prendevamo sempre questo, non saprei cosa mettevano all'interno, ma di una bontà ragazzi, proprio rinfrescante e molto buono, ecco, sono bravi loro con questi vari cocktail, varie, per cui come potete vedere c'è tutta la comodità che non vi dovete spostare, non vi dovete, qua ecco ogni giorno si lasciava, prima di andare in stanza si lasciava qua gli asciugamani che hai usato in spiaggia, li lasciavi e poi il secondo giorno li prendevi puliti, per cui ogni giorno si andava in spiaggia con gli asciugamani. Siamo già partiti, adesso andiamo su un'altra isoletta, su un altro posto qua incantevole. Poi c'è un po' di arietta. This is a love song. Despite what you think, no matter what happens. E adesso vi porto su un'altra spiaggia che è una tra le più belle di Formentera, si chiama la Playa di Ses Illetes, ecco, spero di averlo pronunciata bene. Praticamente è situata nella penisola settentrionale dell'isola. È molto bella ragazze, ecco per questo dicevo è meglio andare in scooter perché è più divertente, anche sono dei posti più raggiungibili che se volete magari andare a scoprire qualche posto un po' sperduto, un po' più particolare. Ecco qua vi presenta questa spiaggia e praticamente parte dal parco naturale di Ses Salines, è caratterizzata di sabbia bianca come potete vedere. As I sing you this song. Ma che bello! Ma il bello di questo posto, sai qual è? Che proprio si divide con questa. Faccio il bagno qua e poi vado di là, capito? Sì. Allora qui la parti con più onde del mare un po'. Invece è più piatto. Bello, bello. Give up on you, my love on you, my love on you, my love on you, my love. Chi è nella ricerca di un aspirapolvere senza fili molto economico e soprattutto valido, oggi vi presento l'Evoit. È un aspirapolvere senza fili, antigroviglio e molto leggero, fino a 50 minuti di autonomia, con 3 modalità. Luce a LED, che la luce permetterà anche di vedere al meglio la polvere. Un'ottima valutazione anche su Amazon. Migliaia di commenti positivi, ottimo per chi ha anche animali in casa. Abbiamo anche la filtrazione a 99,9%. Questo aspirapolvere si carica anche velocemente. Ha un design semplice e molto carino. È proprio un robot che ti dà di pulito. È dotato da un motore senza spazzole, più durevole, da 180 watt. Praticamente lui fa 100 giri al minuto. Facile da usare. La scopa elettrica è molto leggera con delle luci LED davanti alla spazzola proprio incorporato che ti permetterà di vedere al meglio la polvere. È ottimo anche con gli attrezzi che ha di ricambio. Mi piace molto questa spazzola, è molto morbida e io anche se vado a spazzolare, ad esempio ad aspirare battiscopa o ad esempio piccoli angoli dalla finestra, dai muri, lui riesce
ad aspirare tutto, va proprio sotto il battiscoppa, non tra il pavimento e il battiscoppa. Mi è piaciuto molto questa spazzola, ecco, così riesco ad andare in ogni angolo a pulire bene bene. Non dovrai più pulire la spazzola dai peli ai capelli, perché hanno sviluppato una spazzola per pavimenti antigroviglio, come potete notare in questa immagine. Ho proprio fermato l'aspirapolvere mentre aspirava quei capelli lunghi e vedete che la spazzola è pulita. Ho apprezzato anche che nonostante io l'ho messo a tante prove, anche con cereali, mollica, vari sporco, ho visto che non me l'ha portato in giro per la casa, lui l'ha aspirato subito all'interno e anche quando stava in piedi il sporco non cadeva dal tubo, quello che accade con altri aspirapolvere. Vi lascerò tutto nella descrizione del video. Ragazzi, guardate, io la friggitrice ad aria, sapete molto bene che forse una volta ho fatto la recensione di questo prodotto e adesso vi dico perché ho deciso di mostrarvi questa friggitrice ad aria. Mi ha colpito tantissimo la sua funzionalità. Questa è molto pratica, comoda e soprattutto molto particolare. Ha 10 litri, per cui è ottima anche con le famiglie più grandi. 7 in 1, mi è piaciuto tantissimo che ha la doppia resistenza, cioè lei è in grado di cuocere il cibo, no? Sia da sotto che da sopra. Ha un doppio cestello, questa è ottima per chi ha in casa le persone che mangiano mangiare diverso. Possiamo anche in ogni cestello decidere, ad esempio in cestello numero 1 io voglio cucinare a tot gradi per tot minuti. Il cestello numero 2, ad esempio, tot gradi per tot minuti. E la cosa fantastica è se attiviamo la voce sync, le due zone finiranno la cottura contemporaneamente. Questo è veramente, ragazzi, molto molto pratico. Allora abbiamo anche un'applicazione dove noi su questa applicazione riusciamo a vedere tante ricette, ecco, anche proprio prendere spunto delle ricette. Mi piace perché quando cuociamo su questa friggitrice ad aria, ad esempio quando noi cuciniamo, non so, alieti o qualcosa di fritto, in casa ci sono dei brutti odori, invece con lei no, è molto pratica anche se avete adesso i bambini che vengono dalla scuola, voi veloci avete programmato l'orario, quando devi essere pronto, il cibo è succoso, bello, buono e soprattutto non li brucia, non è ottimo anche ad esempio quando facciamo il pesce fritto. Io aggiungo un po' di farina di mais che mi sembra molto più croccante, per cui ho programmato 2 zone con 2 cotture diverse. Invece se noi non mettiamo il divisore all'interno possiamo usare sull'unico piano, ecco, allora premo il pulsante in mezzo di cuocere tutto uniforme. Possiamo decidere la frittura ad aria, arrosto, ad esempio abbiamo la modalità al forno, grill, riscaldare o scongelare qualcosa. Io ho tagliato un po' di fichi veloce. Facciamo delle piccole torte anche per la scuola, li potete fare anche all'ultimo minuto la mattina mentre loro fanno la colazione o mentre si lavano i dentini, ecco, poi in pochi minuti programmate tutto e gli date anche la merenda buona a scuola. Mi piace perché non li brucia, non li secca, non li vediamo asciutti e in più quando noi facciamo qualcosa in forno è molto più grande, ok? Per cui finché si scalda il forno, invece con una friggitrice così io penso che è molto comoda di averla in casa, sicuramente mi vedrete più volte. Ottima anche, ragazzi, ad esempio se lo caricate e andate a fare i picnic fuori o ad esempio avete un posto dove volete cucinare qualcosa, anche un compleanno, non lo so, ad esempio se avete anche una batteria, portarvela con voi, ecco, lo colleghiamo alla batteria e riusciamo a cucinare con questa friggitrice ad aria ovunque. In più anche evitiamo i brutti odori in casa se dobbiamo fare proprio questo fritto, no? Lo prendiamo, lo portiamo fuori. Vi lascerò tutte le informazioni nella descrizione del video.
Ho trascurato un po' il giardino, per cui varie foglie, l'erba che è cresciuta di qua e di là. Io già non vedo l'ora di creare dei vlog autunnali, ragazzi, dove magari stiamo in casa al calduccio, creiamo qualche ricetta buona, qualche biscotto per i bambini, per la scuola, muffin, qualcosa, accendere le candele, il camino. Adoro io questi vlog così di casa accogliente, no? Di autunnali, di inverno. Pulisco bene, anche tanta polvere. Quest'anno finalmente faccio il cammino dei miei sogni. Abbiamo già cambiato il cammino in casa, molto bello, e poi cambiamo proprio tutto il parete, tutta la struttura, no, dove stava il cammino. È da tanto che desideravo io, solo che insomma il budget non ce lo permetteva, volevo una cosa un po' più particolare, per cui ecco, magari nei prossimi vlog già vi farò vedere anche come abbiamo trasformato questo camino, nel salotto. Allora pulisco bene, le foglie le lascio comunque, dopo le porto anche nell'orto, così loro anche marciscono e fanno anche del concime al terreno. Sul marciapiede tutto, anche perché sennò i bambini giocano e portano sempre in casa sabbia, terra. Anche le rose, ecco, preferisco di pulirle bene, perché sennò adesso settimana prossima deve iniziare a piovere tutti i giorni, perché sennò dopo si inzuppano tutto di acqua, tutto di